Negli ultimi mesi abbiamo viaggiato insieme nei luoghi più oscuri e maligni che i miti di Cthulhu potessero offrire. Abbiamo visitato la maledetta Innsmouth, scrutandone i suoi segreti. Abbiamo visitato le estremità del mondo tra i ghiacciai delle montagne della follia, risvegliando cose che dovevano restare dormienti. Abbiamo sognato sogni di gatti, chiavi d'argento e grandi avventure. Ma ricordate come ha avuto inizio il nostro viaggio? Vi ricordate il primo episodio di questa serie? Eravamo lì, chini tra le pagine del Necronomicon, il più malefico dei libri, a ricostruirne la storia e a scoprire i segreti dei grandi antichi. All'epoca vi dissi che c'era qualcosa oltre i grandi antichi, un potere superiore all'oscuro e abominevole Cthulhu, e che un giorno ve ne avrei parlato. Qui è dove tutto finisce. Gli dei esterni. Come avrete ormai capito, vi sono creature al di sopra dei grandi antichi che abbiamo già classificato come alieni molto potenti, permettetemi questa semplificazione. Tuttavia, gli esseri che andremo a discutere oggi sono entità ben peggiori e più primordiali, vecchie quanto l'universo e, come vedremo in alcuni casi, addirittura antecedenti a quest'ultimo. Queste creature sono note ai cultisti con il nome di dei esterni o altri dei, ed in questo caso il termine divinità è tutt'altro che improprio, visto che questi orrori sono fuori dalle leggi del tempo e dello spazio. Osservano il cosmo in modi che noi umani non potremmo mai ambire di comprendere e possono plasmare la realtà come un giocattolo. A differenza dei loro cugini minori, i grandi antichi, gli dei esterni hanno avuto molti meno contatti con la razza umana e molto meno diretti. Se già per i grandi antichi noi siamo le piccole zanzare che ronzano attorno ai loro progetti, per gli dei esterni non siamo semplicemente che polvere, per tutti tranne che per uno, un dio particolare e dalla natura maligna, di cui parleremo più tardi. Queste entità sono sparse per l'intera produzione letteraria di H.P. Lovecraft. Vista la loro natura divina e più fantastica, tuttavia, sono presenti maggiormente nel ciclo dei sogni, ma anche in quello di Cthulhu mantengono una forte importanza e vengono spesso nominati anche solo in formule magiche. Nelle opere di H.P. Lovecraft esiste Dio? Parlo di un dio nel senso più monoteista del termine, un essere davvero onnipotente, autore forse dello stesso universo e che trascende ogni cosa. Forse vi sorprenderà sapere che nel suo cinico materialismo Lovecraft ha ideato la sua versione di Dio. Parlo di Azathoth, il demone sultano. Entità sì onnipotente, ma che nel migliore dei casi è stupida e inconsapevole di ciò che la circonda. Nel peggiore è qualcosa di puramente malvagio. Guardando all'universo di H.P. Lovecraft e forse anche al nostro, così pieno di orrori, morte, dolore ed insensatezza, è naturale giungere a queste conclusioni quando si parla del divino. Azathoth risiede alla sua corte situata al centro del cosmo, è un essere dalle forme inconcepibili, distorte e grottesche, ed eternamente dormiente, il Dio supremo del nostro creato nel cuore di ogni cosa, gorgoglia e bestemmia. Attorno a lui la maggior parte degli dei esterni suona una melodia cacofonica e vuota. Tengono addormentato il loro signore in quello stato catatonico, usando flauti e tamburi contorti in un concerto di puro terrore che ha luogo dagli albori della creazione. Azathoth viene chiamato il dio cieco ed idiota e negli scritti originali del Solitario non abbiamo modo di sapere se questa sua condizione di demenza sia il suo stato naturale o sia stato ridotto così in seguito a qualche conflitto cosmico. Non sappiamo nemmeno cosa accadrebbe se questi si svegliasse. La teoria più comune è che potrebbe ordinare la distruzione dell'universo, o forse l'ipotesi ancor più inquietante è che se il demone sultano si svegliasse, ogni cosa cesserebbe semplicemente di esistere, in quanto null'altro che un suo folle e sconclusionato sogno.
L'entità suprema del nostro cosmo è dunque un essere insondabile, ancora ricco di interrogativi anche per i cultisti più eruditi. L'unica certezza che ci resta alla luce di ciò è che le nostre religioni sono prive di senso, la nostra fede è grottesca oltre che mal riposta e abbiamo la certezza che le nostre preghiere, anche qualora dovessero raggiungere il divino, non verrebbero nemmeno comprese. Pensò alle antiche leggende del caos primigenio, al cui centro brancica goffamente, cieco ed idiota, il dio Azathoth, signore di tutte le cose, circondato dalla sua inetta schiera di danzatori ottusi e amorfi e cullato dal sottile, monotono lamento d'un flauto demoniaco stretto da mani mostruose. Da l'abitatore del buio. Nella mitologia greca le divinità avevano un messaggero, il veloce Hermes. Nella religione cristiana l'angelo Gabriele portò la buona novella alla Vergine Maria ed anche nel caso dei miti di Cthulhu non manca una figura analoga, un messaggero che connetta cielo e terra, dei e uomini. A fare da ponte tra gli insondabili dei esterni e il resto del cosmo c'è un'entità oscura, la cui mano e minaccia si estendono su moltissimi dei racconti di Howard Phillips Lovecraft. Lo chiamano in molti modi l'abitatore dell'aria, il sacerdote dell'etere, il caos strisciante o più comunemente Nyarlathotep. Nyarlathotep è diverso da tutte le altre divinità della mitologia Lovecraftiana, questo perché se la maggior parte delle creature che abbiamo conosciuto sono più che altro passive e a stento si rendono conto dell'esistenza degli uomini, Nyarlathotep invece non è una forza cosmica indifferente al mondo, è un vero e proprio agente del caos che interagisce attivamente con gli umani e le altre forme di vita inferiori, corrompendole, tentandole, seducendole e portandole verso la rovina e la follia. Quale sia nel concreto il fine ultimo di questo messaggero divino non è noto, ma sappiamo che un giorno, quando giungerà l'ora della fine dell'umanità e del nostro mondo, egli camminerà sulla terra. L'aspetto del caos strisciante è poi insondabile quanto le sue intenzioni. Egli ha molte forme, tante quanti sono i granelli di sabbia nel deserto. Dopotutto, cos'è l'aspetto per creature del genere se non un semplice vestito da cambiare all'occorrenza? Tra tutti gli aspetti di questa creatura, però, mi sento di menzionare la più nota e iconica realizzata non dal solitario di Providence, ma dall'amico August Derleth, che ottenne i diritti sulle opere e le creature di Lovecraft dopo la dipartita di quest'ultimo. Derleth descrive il messaggero degli dei esterni come un essere antropomorfo color vermiglio, con dita affusolate e un lungo tentacolo che svetta al posto della testa. Come già detto, Nyarlathotep, così come Azathoth, appaiono citati in molte storie, hanno entrambi omonimi scritti dedicati, ma le loro apparizioni principali sono nel ciclo dei sogni, nella saga di Randolph Carter di cui abbiamo parlato qualche video fa, dove Nyarlathotep è la minaccia principale in agguato nell'oscurità. Questa figura appare in molti franchise ispirati a Lovecraft ed insieme a Cthulhu è sicuramente quella più famosa, forse proprio per la sua natura attiva nelle storie, arrivando persino in Giappone con un anime a lui dedicato, dal titolo Hayore Nyaruko-san. E non voglio davvero dirvi nulla di questa serie animata, devo mettervi in guardia però. La visione di questo prodotto, maligno e terribile, può portare alla follia e alla disperazione anche il più preparato tra i cultisti. Una merda. E su tutto, in questo ripugnante cimitero dell'universo, si ode un sordo e pazzesco rullio di tamburi, un sottile e monotono lamento di flauti blasfemi che giungono da stanze inconcepibili, senza luce, al di là del tempo. La detestabile cacofonia al cui ritmo danzano lenti, goffi e assurdi i giganteschi e tenebrosi ultimi dei. Le cieche, mute, stolide abominazioni la cui anima è Nyarlathotep. Da Nyarlathotep.
Abbiamo parlato del Dio supremo del nostro universo e dell'entità che fa da ponte tra l'uomo e il divino, forse deludendo alcuni tra voi. Parlo dei più tenaci religiosi, che sconsolati hanno scoperto che Dio è solo un essere ottuso e cieco e che il suo messaggero non vede il cosmo solo come una casa delle bambole. Ma vi è una terza entità cosmica che merita di essere discussa, un essere che non vive né nel nostro tempo né nel nostro spazio. A differenza di Azathoth, egli è perfettamente cosciente di se stesso e del proprio potere. Questo lo mette in una posizione gerarchica superiore al Dio Supremo stesso e, come vedremo tra poco, egli sembra anche piuttosto propenso al contatto con gli uomini, anche se in maniera molto minore e meno maligna del caos strisciante. Yog-Sothoth, come i precedenti dei esterni, appare qua e là nei miti di Cthulhu. Spesso il suo nome salta fuori come parte di qualche formula proibita. Ricordiamo che nella tradizione magica i nomi hanno sempre un certo potere e già solo nominare queste creature permette di avvicinarle pericolosamente al nostro piano e alla nostra quotidianità. Per quanto riguarda l'apparizione più famosa di Yog-Sothoth, è sicuramente quella nel racconto L'orrore di Dunwich. Qui, nel sinistro e omonimo villaggio di periferia, una donna, Lavinia Whately, ha un figlio da padre ignoto. La famiglia Whately è strana e immischiata con forze oscure, e il lettore dovrà far presto i conti con la verità. Il padre del giovane Wilbur Whately è proprio Yog-Sothoth, evocato con il terribile Necronomicon da suo nonno. Wilbur, in quanto figlio di questa creatura ancestrale, è sicuramente particolare. Possiamo paragonarlo ad un Ercole della mitologia greca, un vero e proprio semidio le cui capacità tuttavia non risiedono nel corpo, ma nella mente geniale e nell'affinità all'occulto. L'orrore di Dunwich è un racconto avvincente e spaventoso che ruota attorno a un grande segreto. Cosa si nasconde nel fienile della famiglia Whately? Per quanto riguarda l'aspetto di Yog-Sothoth, viene descritto come un ammasso di tentacoli e globi di luce, i quali nelle mie ricerche ho scoperto in brani apocrifi e quindi non attendibili, che potrebbero essere evocati anche singolarmente per ottenere specifici favori. Come sempre, quando si parla di entità così spaventosamente potenti, le informazioni sono poche, confuse e spesso contraddittorie, ma forse è meglio così. Yog-Sothoth conosce la porta. Yog-Sothoth è la porta. Yog-Sothoth è la chiave e il guardiano della porta. Passato, presente e futuro coesistono in Yog-Sothoth. Egli sa dove gli antichi irruppero in tempi remoti e dove irromperanno un'altra volta. Egli sa dove essi hanno calcato i tempi della terra e dove ancora li calcheranno, e perché nessuno può contemplarli mentre camminano. Da L'orrore di Dunwich. Per concludere, è mio dovere specificare che esistono altre divinità esterne presenti nei miti di Cthulhu, sia create da Lovecraft che dai suoi successori, ma a questo punto risulterebbe solo una lista della spesa di nomi e pochissimi dettagli confusi. Giunti a questo punto, sapete tutto quello che c'è da conoscere sulla maledetta cosmogonia di H.P. Lovecraft, e questo viaggio nell'incubo è giunto alla sua fine. Vi dico addio, cultisti, esploratori dell'ignoto e stregoni, e se sarete fortunati non mi incontrerete mai più, né in queste né nelle miriadi di altre forme che mi appartengono, poiché io sono Nyarlathotep, il caos strisciante.